Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere un manometro digitale. Perché? Perché dopo anni di onorato servizio, le mie due pompe della Decathlon, di cui trovate il link qui per vedere la recensione, mi hanno un po', diciamo, abbandonato, nel senso che funzionano ovviamente perfettamente, ma i manometri installati sulle pompe non sono più così precisi, anzi diciamo che sgarrano quasi di un bar. Per cui ho acquistato questo manometro digitale e adesso vi racconto un pochino com'è e come funziona. Allora, parliamo del manometro digitale della XLC. Arriva in questa confezione che io ho già aperto, adesso l'ho solo ricomposta per farvi vedere come arriva, quindi si apre, ci sono le istruzioni, purtroppo le istruzioni in italiano non ci sono, comunque è molto semplice da utilizzare, anche abbastanza intuitivo, e questa è la confezione. Anche nel retro ci sono delle indicazioni, ma sono tutte ovviamente non in italiano. Quindi il manometro digitale come funziona? È semplicissimo, quando arriva ha una linguetta qui dietro per non fare contatto, per non far fare contatto alla batteria, in modo tale che non si scarichi, basta sfilarla, io l'ho già fatto, dopodiché il manometro è pronto per essere utilizzato. Il funzionamento è veramente semplicissimo, quindi basta tenere schiacciato qui per accenderlo. Quando si accende il manometro mostra l'ultima pressione rilevata. Con questo tasto schiacciato ripetutamente posso modificare il riferimento con cui il manometro legge i valori, quindi bar piuttosto che PSI e via discorrendo. Io lo lascio ovviamente sempre su bar. Se tengo schiacciato per più di un secondo il sistema si resetta, quindi non tiene più memorizzato il valore precedentemente misurato. Se lo tengo schiacciato per 3 secondi circa, si spegne. Il sistema ha anche una funzione di autospegnimento, per cui se me lo dimentico acceso non c'è nessun problema, lui dopo pochissimi secondi, adesso penso una decina di secondi, si spegne. Adesso lo vediamo. E poi ha anche la funzionalità di la retroilluminazione, quindi in quel modo io posso avere una visualizzazione un pochettino più chiara del sistema. Adesso la vediamo, volevo farvi vedere lo spegnimento, pensavo fosse un pochettino più veloce, invece lo vedo, eccolo qua. Ok, si è spento in modo autonomo, quindi se ce lo dimentichiamo acceso non c'è nessun problema. Quindi io lo riaccendo. C'è anche la possibilità di attivare la retroilluminazione schiacciando velocissimamente il tasto light, nel caso appunto al buio non riusciamo a vedere eccetera, e se schiaccio due volte ho anche questa piccolissima torcia che può essere utile magari per andare a vedere dove inserire il manometro digitale. Ovviamente questo è il tasto per il rilascio dell'aria, quindi nel caso in cui io abbia gonfiato troppo la gomma posso rilasciare dell'aria premendo questo tasto. Che dire, ha le due valvole, quindi la valvola sia Schröder che Presta, quindi entrambe le valvole sono, quindi sia quella grossa che quella fine, sono gestibili con questo manometro. E adesso si spegne ancora ovviamente. Cos'altro? Non ha perdita di aria. Io questo l'ho rilevato facendo più, diciamo, rilevazioni, e ho proprio notato che a differenza di altri manometri dove quando si stacca il manometro dalla valvola si sente proprio l'aria uscire, con questo manometro ne esce veramente pochissimo. Infatti anche facendo più rilievi uno dietro l'altro la differenza è veramente minima. Un altro dettaglio che non so se sia insomma
un plus o meno, è che ha 2 decimali, quindi nel caso dei bar io posso avere fino a 2 decimali. Onestamente una misurazione così precisa non so quanto sia affidabile prima di tutto e quanto sia utile. Ecco. Questo è insomma il XLC, è la marca, il link per l'eventuale acquisto lo trovate in descrizione, io l'ho preso su Amazon e niente, spero di esservi stato utile anche con questo video. Vi invito a registrarvi, a mettere un like e a condividere il video se vi è piaciuto e se vi è stato utile. Grazie mille, alla prossima!